Innanzitutto benvenuti a tutti. L'altro giorno ti ho visto con in mano un metro e mi è venuto spontaneo chiederti, saltando un po' di palo in frasca, cosa ne pensi delle misure? Sono veramente importanti e da lì è nata un po' l'idea di realizzare questo incontro. Ok, sì, mi ricordo quel giorno che avevo in mano un metro e tu hai detto, ma le misure sono molto importanti. Io per scherzo, ti ricordi, ho preso un 140, te l'ho misurato e sono venuti fuori 43 centimetri. Ho detto, perfetto, 43 centimetri va bene, lo possiamo spedire. E da lì è nata un po' questa provocazione, ecco, dire, perché non facciamo un incontro dedicato alle misure? Questo incontro ha richiesto parecchi giorni di preparazione, perché una volta che si è instillata l'idea di parlare, di descrivere, entrare nel merito, nell'ambito delle misure, ci siamo accorti che l'argomento è molto più vasto, molto più profondo e articolato di quello che potrebbe sembrare all'inizio. Da lì in qualche modo chiedo scusi in anticipo se l'esposizione potrà sembrare per certi versi un po' diversa dalle precedenti, nel senso che ci saranno molti argomenti che dovremo trattare. Alcune cose si sveleranno nella loro importanza verso la fine, ma anche tutto il percorso che serve per arrivare a estrapolare certi concetti è importante. Abbiamo anche pensato di dividere questo tema in più puntate. In un'unica puntata sarebbe del tutto impossibile. Bisognerebbe rimanere troppo sulla superficie delle cose, diventando del tutto inutile un incontro di questo genere. Se ti ricordi, quando mi hai chiesto se le misure sono veramente importanti, ti ho raccontato di un aneddoto che mi sento di raccontare anche a voi. La prima volta nella vita dove mi sono reso conto dell'importanza delle misure, al di là di ogni ragionevole dubbio, è stato verso la fine degli anni 90, 98-99, quando ho acquistato la prima station wagon. Mi serviva una macchina capiente per il lavoro, per altre cose, allora dopo lunga e accurata ricerca ho acquistato la più spaziosa delle station wagon che c'erano in commercio. Una volta venuto a casa, apro il garage per entrare nella macchina e mi sono accorto che ne sporgevano 60 centimetri. Da lì mi sono accorto, mi sono detto, cavolo, le misure sono veramente importanti. Poi, per inciso, avendo la possibilità, abbiamo sfondato il muro dove c'era il frontale della macchina, abbiamo creato una nicchia e abbiamo risolto il problema. Ma se fossi stato in un condominio o in un altro contesto, la situazione diventava leggermente imbarazzante. Beh, in effetti non avevo mai considerato la questione in questi termini, ma se entriamo più nel merito del nostro tema? Allora, per entrare nel merito del nostro tema, potrebbe essere utile prima definire che cos'è una misura. Per misura si intende convenzionalmente il rapportare una grandezza, magari una grandezza fisica, a un'unità di riferimento. L'esempio banale può essere quanto è larga una stanza. Come unità di riferimento abbiamo qui in Italia il metro e quindi posso dire quante volte un'unità di misura di un metro ci sta nella larghezza della mia stanza. Se sono fortunato ho una stanza interessante, magari anche 4-5 metri. Se sono un po' sfortunato, magari ho una stanza che è larga solo 3 metri. Però l'importante è il concetto di rapportare una grandezza fisica a un'unità di riferimento che viene ritenuto convenzionale e condivisa da tutti. Sarei tentato di dire che forse la prima volta che l'uomo nella sua storia, nell'evoluzione, in qualche modo si è scontrato o ha toccato con mano il concetto di misura può essere stato, me lo immagino, quando ancora l'era delle caverne, qualche umanoide ha tentato di entrare in una caverna e ha sbattuto la testa contro il soffitto della caverna. Da lì si è reso conto che era troppo bassa o lui era troppo alto. In altre parole, le misure non andavano d'accordo. Può essere molto interessante per chi volesse farsi un'idea di come è stata l'evoluzione storica nell'ambito delle misure, fare una visita al museo che c'è a Parigi, dove vengono conservati alcuni campioni delle misure di riferimento. Ad esempio c'è il metro campione, il litro campione e sono presenti anche molti strumenti che nel corso degli anni nel corso dei secoli, sono stati utilizzati per condurre delle misure. Fino a prima dall'avvento dell'elettronica possiamo dire che le misure che venivano condotte essenzialmente erano misure o dimensionali, quindi estensione di lunghezza o in volume,
e da lì in superficie, oppure misure legate al tempo. Infatti è molto affascinante vedere a che livello di complicazione, di raffinatezza si sono spinti nel costruire orologi o sistemi di misura per misurare il tempo con grande accuratezza. Essenzialmente gli ambiti in cui si utilizzano le misure possiamo dire che sono 3-4 ambiti. L'ambito nel quale le misure sono utili per costruire un oggetto, gli ambiti nel quale le misure sono utili o necessarie per cercare di descrivere un fenomeno e gli ambiti in cui servono per comprendere un fenomeno. Senza la possibilità di fare delle misure molto accurate sarebbe impossibile comprendere alcuni fenomeni che i nostri sensi hanno grande difficoltà a percepire o intuire. Dall'altra parte possiamo anche osservare con meraviglia e con stupore come con l'utilizzo delle misure la tecnica è riuscita a costruire oggetti e entità che sarebbe veramente impossibile immaginare senza. Anche semplicemente, che poi non è così semplice, prendiamo un motore di un'automobile, la tolleranza con la quale i pistoni sono inseriti dentro i cilindri o tutte le lavorazioni meccaniche vengono fatte, sarebbe impossibile farle senza avere un'accuratezza di misura molto spinta. Detto per inciso, a me personalmente rimane sempre affascinante quando vedo le automobili costruite all'inizio del secolo scorso e mi chiedo, ma come facevano a costruire in quel modo? Se pensiamo che non c'erano ancora le macchine a controllo numerico, anche le singole vite, tutti i dettagli meccanici dovevano essere realizzati a mano e anche gli strumenti di misura che avevano erano comunque strumenti di misura molto limitati nella loro precisione, ma hanno comunque costruito veicoli anche molto interessanti sotto l'aspetto tecnico, dalle automobili agli aeroplani, ai treni, ne hanno costruiti di ogni pur con delle misure che erano quasi rudimentali. Se facciamo un paragone oggi con la capacità e la risoluzione delle misure che possiamo fare, si potrebbe quasi essere tentati di dire che siamo più primitivi noi di quanto lo erano loro. Ci si potrebbe aspettare di fare molto di più con quello che abbiamo a disposizione oggi. Tornando a un aspetto accennato prima, è importante anche che l'unità di misura sia condivisa e nota a chi deve utilizzare queste misure. Ad esempio, io da europeo mi chiedo, quando mi è capitato diverse volte, arrivi in America, prendi la macchina a noleggio e devi passare sotto un cavalcavia e magari c'è scritto 10 piedi e 3 ottavi più 12 pollici. Delle volte mi viene da pensare che faccio prima fare inversione e tornare indietro che neanche capire se ci passo o se non ci passo. Ad esempio, un episodio che forse non tutti conoscono, l'avevo letto circa una decina di anni fa, quando in una delle spedizioni spaziali su Marte, il satellite sonda, proprio in prossimità di Marte, era andato perso. Indagando su cosa era successo una cosa di questo genere. Erano stati scritti 2 codici e 2 programmi diversi per gestire la missione spaziale. Tutto quello che serviva alla sonda per avvicinarsi a Marte era stato scritto utilizzando le unità metriche. Poi una volta entrato in prossimità di Marte commutava con l'altro software che doveva gestire tutta la parte di avvicinamento e di discesa su Marte, la quale però è stata scritta utilizzando le unità di misura anglosassoni. Probabilmente si erano dimenticati di raccordare o di scambiarsi queste informazioni, fatto sta che una volta arrivato in prossimità dell'atmosfera di Marte il satellite è andato distrutto. Ma le misure riescono a descrivere ogni aspetto? Oppure ci sono ambiti nei quali in qualche modo esse hanno un limite e magari bisogna procedere in modo diverso? Allora, questa è una domanda molto interessante, alla quale direi che possiamo rispondere osservando con occhi e mentalità un po' aperte il mondo. Se noi guardiamo per esempio in primavera, abbiamo un filare di alberi con qualche centinaio di alberi, a me rimango sempre affascinato da come, nonostante siano distanti uno dall'altro, apparentemente non siano in grado di comunicare, non abbiano sensori di temperatura, di umidità, di niente, ma esattamente lo stesso giorno mettono le foglie tutte insieme. E come fanno a mettere tutti insieme lo stesso giorno se in qualche modo non hanno la possibilità di percepire o di misurare o di sentire quello che c'è intorno? La mia opinione è che ci sono ambiti, ad esempio gli ambiti delle espressioni naturali, dove
Probabilmente esiste un concetto di misura, ma più che un concetto di misura, un concetto di percezione dei fenomeni. Vengono percepiti senza che ci sia bisogno, che ci sia un laboratorio che ti dice oggi è il giorno che devi mettere le foglie, o anche le nostre cellule, come si comportano, come interagiscono fra di loro, lo fanno con un'intelligenza e con una precisione che delle volte è molto maggiore di quello che può avere un laboratorio di analisi chimica, però riescono a farlo. Quindi probabilmente le misure sono più una costruzione della mente umana che una reale necessità. In quest'ambito, per esempio, rimango anche lì delle volte molto sorpreso quando vai dal salumiere e gli chiedi mi dà un etto di prosciutto e osservi che lui, senza averlo minimamente pesato, dopo che l'ha tagliato te lo appoggi sulla bilancia e magari salta fuori 1002 e dico ma come cavolo ha fatto lei a sapere che era esattamente 100 grammi senza averlo pesato? Però accade. Poi ci sono ambiti gestiti dall'uomo nel quale anche lì possiamo osservare che le misure in realtà hanno un ruolo del tutto marginale. In un ambito che a noi più vicino possiamo prendere ad esempio l'ambito musicale. E nell'ambito musicale potremmo citare tantissimi esempi, tantissime situazioni nelle quali le misure hanno un ruolo del tutto marginale. Ad esempio, nel corso dei secoli sono stati costruiti straordinari strumenti musicali, i quali sono stati accordati in modo perfetto, ma senza che ci fosse nessuno strumento in grado di poter misurare questo, se non delle misure estremamente sommarie per dare degli ordini di grandezza, delle dimensioni. Qui a Cremona, per esempio, sapete che c'è una grande tradizione di liuteria. Se uno guarda i disegni di liuteria sono degli abbozzi di come devono essere fatti, ma non è richiesta la precisione alla quarta cifra decimale. C'è un'idea di massima che ti dà la differenza fra un violino, una viola, un violoncello, una viola da gamba, un contrabbasso. Poi nell'ambito di quello è la sensibilità del liutaio di portare a termine e compiere un oggetto che abbia delle caratteristiche sonore di un certo genere. Un altro esempio che possiamo fare è che quando andiamo a ascoltare un concerto, magari un concerto di musica sinfonica, sentiamo all'inizio che tutti gli strumentisti accordano i loro strumenti, ma ben difficilmente usano degli strumenti per accordare, se non mai. È sempre fatto tutto a orecchio. Appena prima di cominciare il concerto, il primo violino dà la nota principale e gli altri si accordano a quella. Un altro esempio che possiamo fare, sempre in ambito musicale, rimanendo sempre in un contesto dell'orchestra, durante una sinfonia, per esempio, passo molto tempo a guardare lo strumentista che suona i timpani. Se qualcuno di voi ci ha fatto caso, avrete notato che è forse l'unico componente dell'orchestra che non sta mai fermo. Anche quando non deve suonare, lui è impegnato a avvicinare l'orecchio alla pelle del timpano, toccarlo leggermente con le dita e regolare in modo micrometrico le viti per avere la intonazione corretta. E questo magari anche quando l'orchestra sta suonando al massimo o sta facendo un fortissimo, lui riesce a isolare quello e tenere sempre accordati i timpani che ha lì davanti. Con la mentalità tipicamente materialistica dell'uomo uno potrebbe dire ma non farebbe prima mettere un accelerometro, dei micromotori che gli tengono costantemente in tensione corretta le pelli per avere quell'intonazione di partenza? Ecco, io una volta ho posto questa domanda a un suonatore, era di vicino, mi sono permesso di porgli questa domanda. Lo sguardo con il quale mi ha osservato dopo avergli posto la domanda è valsa più di 1000 parole. Sempre nell'ambito musicale, un contesto dove possiamo trovare in qualche modo un'interferenza fra la misura o il tentativo di oggettivizzare le cose e l'espressione naturale è nel temperamento della scala musicale. Adesso mi esprimerò in concetti semplici per farmi capire un po' da tutti. Chi è esperto di musica perdoni il livello di approssimazione al quale sono costretto a utilizzare. Se prendiamo uno strumento a corda, ad esempio un violino, gli strumenti di quel genere hanno la possibilità di fare qualunque nota, è legato solo al posizionamento della mano
sulla nota, stabilire quale sarà la nota emessa dal violino. Ci sono però strumenti come il pianoforte che hanno delle note che sono fisse. Tutti gli strumenti a tasto non hanno la possibilità di avere una nota continua, ma sono dei valori discreti di note. Famoso è il tentativo che ha fatto Bach di suddividere la scala musicale, prendiamo per esempio un'ottava, nelle note che potrebbero meglio accordarsi con quelle che fanno gli strumenti a corda. Questa operazione è chiamata il temperamento della scala musicale. Quella fatta da Bach è quella forse più diffusa, ma se entriamo nel merito di come è stata temperata la scala musicale ci rendiamo conto che innanzitutto non c'è nessuna espressione matematica che riesca a stabilire compiutamente come sono le varie frequenze dei singoli tasti, ovvero quelle che di primo occhito dal punto di vista matematico potrebbero sembrare quelle più logiche, più intuitive, quelle più corrette, in realtà al lato pratico creano delle distonie di ascolto, si sente che non sono giuste. Per certi versi si può affermare che sono giuste quelle sbagliate. Ad esempio, su una tastiera possiamo osservare che ci sono i primi 3 tasti bianchi, 4 tasti bianchi, poi ci sono i 2 diesis, in mezzo fra il terzo e il quarto non c'è il diesis, ma ci sono fra gli ultimi 4 tasti. Il motivo per cui non si riesce a infilare un diesis in mezzo fra il terzo e il quarto tasto è un mistero che oggi non è ancora stato risolto. Questo per dire che in qualche modo bisogna cercare di aprire la mente al fatto che non tutto è esprimibile in termini matematici di misure e di quantificazione. E invece, contestualizzando il tema nell'ambito della riproduzione sonora, cosa possiamo dire delle misure? Allora, essenzialmente gli ambiti delle misure che interessano noi in questo contesto, a parte le misure meccaniche che possono descrivere sommariamente le dimensioni, il peso di un oggetto, abbiamo a che fare eminentemente con 2 tipi di misure, o misure elettriche o misure acustiche. Più marginalmente misure di vibrazione che possono utilizzare ad esempio i costruttori di diffusori o qualche costruttore di supporti per elettroniche, insomma tutto il mondo dove sono contemplate gestire le vibrazioni. Per quello che riguarda le misure elettriche troviamo quelle che conosciamo un po' tutti, ecco. Quindi possono essere misure di ampiezza di segnale di uscita, misure di sensibilità, misure di potenza. Andiamo poi nelle misure che tentano di descrivere sommariamente il funzionamento e le caratteristiche di un oggetto, che possono essere la risposta in frequenza, la distorsione sia armonica che tutti gli altri tipi di distorsione. Esistono poi misure che hanno lo scopo di indagare all'interno di un dispositivo audio su come è stato concepito o quali sono le sue caratteristiche funzionali. Per esempio, possiamo pensare alla misura della risposta in frequenza dei singoli altoparlanti dopo il crossover all'interno di un diffusore, che ci consente di vedere come il progettista ha suddiviso le gambe, le varie pendenze dei filtri e la estensione della banda di ogni singolo altoparlante. Ma il punto su cui vorrei portare l'attenzione è che tutte le misure che noi possiamo in qualche modo prendere in considerazione in questo ambito hanno un minimo comune denominatore, non esplicitato ma abbastanza facilmente intuibile, ovvero tutte queste misure hanno lo scopo di descrivere cosa fa un oggetto. Per cercare di andare un po' oltre a semplicemente cosa fa un oggetto, c'è una serie di parametri che tentano in qualche modo di descrivere qualcosa di più. Ad esempio, la madre del paranoia di tutti gli audiofili, ovvero il concetto della timbrica, si è cercato di esprimere e di descrivere in termini di risposta in frequenza. Andando un po' oltre, qualcuno è interessato al valore di potenza che può avere un amplificatore. Magari una persona molto sofisticata sarebbe anche interessata a sapere qual è il fattore di smorzamento di amplificatore per cercare di immaginare come possa controllare i bassi del suo diffusore. C'è poi un altro parametro che in questi anni di diffusione fra convertitori, sorgenti digitali, eccetera, è diventato
molto importante di cui si parla molto, che ad esempio è il rapporto segnale-rumore di una sorgente digitale, dove facendo una similitudine, un'immagine figurata, l'audiofilo desidera vedere queste segnali di basso livello che magari sono meno 90 dB, però si devono ergere dal tappeto di rumore di fondo come i pinnacoli di roccia su cui Willy il coyote cade inesorabilmente a terra, e questa caduta deve essere alta almeno 300-400 metri. Se non è almeno 300-400 metri, ovvero il segnale di fondo, il rumore del segnale di fondo almeno a 130, 140, 150 dB, la sorgente digitale non è neanche da prendere in considerazione. Poi per coerenza però dovremmo anche chiederci, se diamo così tanta importanza al rapporto segnale-rumore, che deve essere il più alto possibile, perché poi dall'altra parte siamo attratti dal suono del giradischi analogico, il quale come rapporto segnale-rumore sappiamo tutti che nelle migliori condizioni possiamo arrivare a 60, massimo 70 dB. Ok, direi che è tutto abbastanza chiaro, ma in fondo il cosa fa un oggetto resta solo un aspetto. E per il resto? Per il resto ci avviciniamo al punto cruciale, ovvero la relazione che esiste fra gli aspetti tecnici e le ripercussioni che questi aspetti tecnici hanno sul risultato sonoro di un elemento della catena di riproduzione. E qui purtroppo assistiamo a dei fenomeni che sono poco utili, nel senso che spesso c'è una fascinazione verso un certo parametro tecnico. Si dà molto aspetto a un parametro senza considerare tutti gli altri parametri coinvolti, oppure al fatto che per ottimizzare quel singolo parametro poi magari devo fare delle scelte costruttive e circuitali che si ripercuotono su tutti gli altri. Il punto molto delicato è che per gestire tutti gli aspetti coinvolti serve una grandissima conoscenza, una grandissima competenza tecnica, però questa deve essere messa a servizio della capacità di valutare in termini musicali il risultato ottenuto. Altrimenti purtroppo si assiste, come assistiamo, alla presenza di tantissimi oggetti che dal punto di vista tecnico sono assolutamente incommiabili, ma al lato pratico d'ascolto direi che sono quantomeno perfettibili. Quindi probabilmente non si è colto il collegamento che esiste fra un aspetto tecnico e la sua ripercussione all'ascolto. Oppure, viceversa, non si è chiesti, per avere una certa caratteristica di ascolto, su che parametri tecnici posso eventualmente agire, per cercare di illustrarti meglio quello che dal mio punto di vista accade. Potremmo fare un piccolo esperimento. Ad esempio vorrei chiederti un piatto, un cibo che a te piace molto e un altro piatto, un cibo che lo mangi ma verso il quale non sei spontaneamente molto tratto. Ecco, quali possono essere questi due? Sicuramente uno dei miei cibi preferiti sono i tortelli di zucca, direi, assolutamente. E come cibo invece verso il quale non sento una particolare attrazione potrei dirti il minestrone di verdure, insomma, ecco, lo mangio occasionalmente ma non mi piace particolarmente. Ecco, allora diciamo così, metti che una sera ti voglio invitare a cena, ti dico, guarda, so che ti piacciono i tortelli di zucca, ti ho preparato i tortelli di zucca. A me invece piace il minestrone, per me ho fatto il minestrone. Quindi ci sono 2 porzioni di tortelli di zucca e 2 porzioni di minestrone di verdura. Poi una volta che arrivi ti spiego, guarda, io non sono capace di fare tortelli di zucca, sono andato al supermercato, ho preso quelli della ditta X e sono qua. Invece per me ho cucinato il minestrone di verdura e fra l'altro è una stagione anche fortunata perché sai che mia zia che abita qua vicino c'ha l'orto, mi ha dato oggi freschi, piselli, fagioli, verdure appena colte che lei coltiva con grande cura, per cui ho fatto questo minestrone e senti che ha un profumo che è decisamente interessante. Ecco. Tu, messo di fronte a questa scelta, alla fine cosa mangeresti per primo? Cosa preferiresti?
Beh, di fronte a una situazione del genere sarei effettivamente, in questo caso, più attratto dal minestrone. Ecco, quello che accade, accadono cose di questo genere. La nostra mente è polarizzata al cosa. Quindi, quando io ti ho parlato del minestrone piuttosto che dei tortelli di zucca, nella tua mente si è subito formata l'immagine dei tortelli di zucca uguale, cibo che mi piace, cibo che mi rende felice, eccetera, eccetera. Quando ti ho parlato del minestrone, magari tua mamma ti faceva mangiare il minestrone tutti i giorni e ti è venuto noia, non ne volevi più sapere, per cui nella mente c'era l'equazione minestrone uguale, non ne posso più. Ma accade una cosa molto interessante. La mente è affascinata dal cosa, ma poi ciò che dà colore, sapore all'esperienza, ciò che ci nutre a livello emotivo, è il come qualcosa si manifesta. Quindi fra un eccellente minestrone e un pessimo tortello di zucca, il tuo corpo, la tua sensibilità, il tuo gusto, i tuoi sensi, da cosa sono meglio appagati? Beh, sicuramente dal minestrone. Ecco, questo per dire che quando valutiamo, ad esempio nel nostro settore, una catena audio, bisogna stare molto attenti e tenere la mente molto disciplinata, perché la mente rimane molto facilmente fascinata da fenomeni che sono fuori dal suo controllo. Ma poi ciò che veramente ci dà la gratificazione e la soddisfazione non è il cosa, ma il come una catena sonora si esprime, il come un certo oggetto alla fine traduce la musica in sensazioni e emozioni che alla fine ci danno piacere. Ecco, penso che con questa immagine per oggi possiamo interrompere qua. Quello che abbiamo detto in questa prima parte ci sarà molto utile per creare le fondamenta di tutto quello che poi approfondiremo nella prossima parte. Quindi vi invito a seguirci e quando sarà disponibile la prossima puntata a guardarla. Grazie. Grazie a voi.